sono Yamile e in questo video tratterò ben 10 curiosità su Dragon Ball. E ora, sigla! Come consuetudine vi ricordo che questo video contiene spoiler, anche se è molto difficile che qualcuno non abbia visto Dragon Ball o almeno le prime serie, però non si sa mai. In questo video tratterò tutte le serie, perciò è un po' un Dragon Ball saga, diciamo così, e spero vi piaccia. E come al solito, domanda del giorno: vi piace questa serie? Se sì, qual è il vostro personaggio preferito? Beh, questa serie io l'ho vista quando ero una tenera bambina e mi è sempre piaciuta, e perché è uno shonen, perché non ci occupati niente di quelle cose lì. Personaggi preferiti non saprei dirla tutta perché mi piacciono un po' tutti. Diciamo che mi piaceva abbastanza Gote, cioè mi piaceva molto Gon, ma quando era piccola, adesso nì. E altri personaggi non saprei effettivamente. E ora, curiosità 1. Il nome stesso della squadra del drago è usato molto raramente nella serie, da chiunque non sia il narratore. Viene utilizzato da Trunks del futuro quando spiega a Goku che nel futuro la forza speciale della Terra se ne sono andate. Il secondo personaggio a usare il termine è Gohan, quando si allena nella camera del tempo e dello spazio per sconfiggere Cell. Mentre dorme fa un sogno in cui sua madre Kiki dice che non vuole che Gohan faccia parte della piccola banda di Goku. E Gohan poi risponde che non fa parte di una piccola banda, ma uno Z Fighter. 2. In giapponese Goku è talvolta reso come Goku o Goku o Goku in materiale promozionale come giocattoli e figure, principalmente come un modo per distinguerlo per altri adattamenti giapponesi di Sun Wukong. Tuttavia, quest'ultima ortografia renderebbe la pronuncia diversa da quella prevista. 3. Nell'episodio 74 dell'anime, Goku soffre di una grave tripanofobia o la paura degli aghi. 4. Nella versione giapponese la doppiatrice di Goku, Masako Nozawa, dà la voce anche a tutti i parenti maschili biologici di Goku, ad eccezione di Radish. 5. C'è una gag ricorrente di Vegeta ed è il colore rosa, nonostante il suo disgusto per esso. Il colore gli viene spesso mostrato con indosso un scooter rosso. Nella serie Xenoverse mangia un gelato rosa, indossa un grembiule rosa e la famosa maglietta Batman che gli è stata regalata quando ha iniziato a vivere sulla Terra. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e se non lo siete già iscrivervi al mio canale per prossimi video, curiosità, cosplay e quant'altro. E prima di tutto c'è anche una bellissima playlist su altre curiosità di anime manga, non perdetevela. E ora andiamo avanti. E scusate se ogni tanto mi sistemo le bretelle ma cadono continuamente. 6. Nonostante l'ossessione di Vegeta di sconfiggere Goku non l'ha mai realmente battuto. Tuttavia il desiderio di Vegeta per poter derivare dal suo orgoglio ferito per il fatto che Goku lo ha superato col Kaioken e ha dovuto ricorrere a trasformarsi nella grande scimmia. 7. Il nome Gohan è un omofono di Gohan, la parola giapponese per riso cotto, che si riferisce anche ai pasti in generale, che continua nel diagramma del gioco di parole di Akira Toriyama sui nomi dei cibi. In mandarino la lettura di Gohan è omofono di Wu-Fon, che significa pranzo. Di conseguenza, in modo simile al nome di suo padre, il nome di Gohan in pinyin o mandarino viene letto come Sun Fu Ho, che in cinese e in giapponese significa letteralmente nipote risvegliato dal riso o percepire il riso. 8.
quando nel capitolo 196 fu pubblicato per la prima volta su Weekly Shonen Jump, Son Gohan fu presentato come un bambino di 3 anni. Tuttavia, ciò verrà immediatamente contraddetto nel capitolo 197, dove Gohan si presenta al lettore come un bambino di 4 anni nel frontespizio. Sebbene sia possibile che l'introduzione di Gohan come 3 sia semplicemente un errore da parte di Toriyama, ciò è improbabile, poiché nello stesso capitolo Gohan alza chiaramente 3 dita quando dichiara la sua età. La sua età tuttavia cambia in 4 nella versione Tabbook nel volume 17 e nell'anime ha seguito l'esempio, sostenendo che Gohan abbia 4 anni e cambiando la scena in modo che alzi invece 4 dita. 9, a differenza di suo fratello maggiore Goten, non è mai stato mostrato con la coda nella serie. In un'intervista Toriyama ha spiegato la mancanza di coda di Goten come il risultato del fatto che la coda è un tratto recessivo nei libri di Saiyan. Anche se in un'intervista più recente Toriyama ha rivelato che non sarebbe mai riuscito a capire come i Saiyan potessero vestirsi con la coda e questo piccolo minuzio lo infastidiva. Per questo ha deciso di liberarsene spiegando la mancanza di coda di Goten, Trunks e Bra e Pan e i loro discendenti e i Saiyan dell'universo 6. 10. Una delle principali incoerenze in tutto il franchise riguarda il colore dei capelli di Trunks, che spesso cambia in una varietà di toni dal viola al blu e nel suo stato di Super Saiyan di 3° grado è rosso con i suoi occhi rosa. Per molti anni i fan sono rimasti molto confusi. Alcuni attribuivano il nuovo design a Super, inventando una teoria. Ciò era dovuto alla intenzione ignara di Toriyama. In un'intervista riportata su Daizenshu 1, Toriyama ha citato: "Sì, è vero, non lo faccio consapevolmente, quando applico il colore era più o meno questo colore, tuttavia con persone che ho già disegnato i colori prima generalmente non torno indietro a controllare, quindi a volte finisco per usare un colore diverso rispettivo al primo", e poi ride. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di seguirmi e alla prossima, bye bye!